Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Italiano Vero. Io sono Luca e oggi sono qui con la mia amica Marta per parlare di un argomento che cambierà il vostro modo di imparare l'italiano. Oggi vogliamo aiutarvi a smettere di tradurre tutto nella vostra testa prima di parlare. Ciao Luca, ciao a tutti. Oh, questo è un tema fondamentale. Moltissimi studenti mi dicono sempre che si sentono bloccati perché cercano la parola esatta nella loro lingua e poi provano a tradurla. È una fatica enorme, vero? Assolutamente sì, Marta. Ma prima di svelarvi come superare questo ostacolo, volevo chiedervi una cosa piccola ma molto importante. Se vi piace quello che facciamo e volete migliorare il vostro italiano con noi, iscrivetevi subito al canale. Per noi è fondamentale per far crescere Italiano Vero e continuare a creare questi contenuti gratuiti per voi. È proprio così. Se vi iscrivete, mettete un bel mi piace e attivate la campanella, ci aiutate tantissimo. E poi scriveteci un commento per dirci se anche voi avete questo problema della traduzione mentale. Leggiamo sempre tutto con molta attenzione. Grazie mille a chi lo farà. Allora Marta, torniamo a noi. Perché secondo te traduciamo continuamente nella nostra testa? Io penso che sia una questione di sicurezza. Abbiamo paura di sbagliare e quindi usiamo la nostra lingua madre come un salvagente. Hai ragione Luca, la nostra lingua madre è la nostra casa. Quando proviamo a parlare italiano ci sentiamo fuori casa e abbiamo paura di cadere. Allora il cervello crea un ponte tra le due lingue, ma il problema è che questo ponte è molto lungo da attraversare ogni volta. Esatto. Se io penso una frase in inglese o in spagnolo e poi cerco di tradurre ogni singola parola, la conversazione diventa lentissima. Non è naturale. Diventa quasi un esercizio di matematica invece che una chiacchierata tra amici. Ah, è vero, si perde tutta la gioia di comunicare, gli studenti si stancano e a volte si scoraggiano, ma la buona notizia è che si può allenare il cervello a fare diversamente. Non è un talento magico, è solo un'abitudine che si può cambiare con un po' di esercizio costante. Proprio così. Il segreto è smettere di vedere la lingua come una lista di parole singole. Dobbiamo iniziare a vedere l'italiano come un insieme di pezzi già pronti. È come costruire qualcosa con i mattoncini. Se hai già i pezzi grandi, finisci prima il lavoro. Questa dei mattoncini è una bellissima immagine. Spieghiamolo meglio. Invece di imparare come tu stai, impariamo direttamente come stai. Quando qualcuno ci saluta, non traduciamo, rispondiamo e basta, perché quel pezzo è già memorizzato tutto intero nel nostro cervello. Esatto. Più pezzi interi conosciamo, meno dobbiamo tradurre. È un po' come quando guidiamo la macchina. All'inizio pensiamo ad ogni movimento, i piedi, le mani, gli specchietti, ma dopo un po' lo facciamo e basta, senza pensare. Vero, e lo stesso accade con la lingua. All'inizio è normale tradurre un po', non bisogna sentirsi in colpa, però l'obiettivo di questo episodio è darvi gli strumenti per staccarvi lentamente da questa abitudine e iniziare a sentire l'italiano dentro di voi. Sarà un viaggio bellissimo, vedrete. Marta, pensavo a una cosa importante. Qual è il primo esercizio pratico che consiglieresti a chi vuole smettere di tradurre tutto nella mente? Oh, è un esercizio molto semplice e anche divertente. Bisogna iniziare a dare un nome italiano a tutto quello che vediamo intorno a noi durante la giornata. Se sei in cucina, non pensare alla parola nella tua lingua. Guarda l'oggetto e pensa direttamente tavolo. Guarda la finestra e pensa finestra. Vero, sembra un gioco da bambini, ma è un esercizio potentissimo per il cervello. Pensavo, io lo facevo sempre quando studiavo le lingue straniere. Camminavo per strada e dicevo tra me e me, albero, macchina, cielo, gente. Ti immagino per strada a parlare da solo, Luca. Però hai ragione. Funziona perché crei un contatto diretto tra l'oggetto e la parola italiana. In questo modo eliminiamo il passaggio intermedio della traduzione. Esatto. E poi, amici, si può passare al livello successivo molto facilmente. Invece di una parola sola,
Proviamo a pensare a una frase cortissima. Ad esempio, il tavolo è grande o la macchina è rossa. È un ottimo consiglio. Non serve fare discorsi difficili o usare parole complicate. Basta descrivere la realtà in modo semplice. Oggi c'è il sole. Ho fame, voglio un caffè. Sono frasi che il nostro cervello può gestire senza andare in crisi. Sapete una cosa, amici che ci ascoltate? Fare questo esercizio ogni giorno, anche solo per 5 minuti, cambia tutto. Se vi sta piacendo questa tecnica, scriveteci nei commenti se ci provate anche voi. Magari scrivete 3 parole che vedete proprio ora intorno a voi, in italiano ovviamente. Oh sì, scriveteci. È un ottimo modo per iniziare a usare subito quello che stiamo dicendo. E se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi consigli. Vogliamo davvero vedervi diventare fluenti e sicuri di voi. Un'altra tecnica che a me aiuta molto è l'ascolto passivo. Mettere la radio italiana o un podcast come il nostro mentre facciamo altre cose, come cucinare o pulire casa. Anche se non capiamo ogni singola parola, il cervello si abitua alla musica della lingua. Assolutamente. È come una pioggia leggera che bagna il terreno lentamente. Piano piano i suoni diventano familiari. Quando senti una parola tante volte, alla fine la riconosci e basta. Non hai più bisogno di tradurla, perché fa già parte di te. Proprio così. Diventa un riflesso automatico, come quando salutiamo qualcuno. Ma dimmi, Marta, tu cosa ne pensi del parlare da soli? Io a volte lo faccio sotto la doccia per fare pratica. Oh, la doccia è il palco preferito di tutti quelli che imparano le lingue. Parlare da soli è fondamentale, perché non c'è il giudizio degli altri. Puoi sbagliare, puoi ripetere una frase 10 volte finché non suona bene nella tua testa. Verissimo. Sotto la doccia non c'è nessuno che ti corregge, quindi ti senti libero di provare. Puoi raccontare la tua giornata o quello che vuoi mangiare a cena. Stasera cucino la pasta al pomodoro. È una frase semplice, ma dirla senza tradurre è una vittoria. E secondo te, Luca, è meglio parlare a voce alta o basta pensare le frasi? A voce alta, senza dubbio. Quando parliamo a voce alta, sentiamo la nostra voce e questo aiuta a memorizzare la pronuncia. I muscoli della nostra faccia devono abituarsi ai suoni italiani, che sono diversi da quelli delle altre lingue. È come fare ginnastica. Vero, la ginnastica facciale dell'italiano. Noi usiamo molto le vocali, le facciamo risuonare. Se dici buongiorno a voce alta, senti la parola vibrare. Se la pensi e basta, l'effetto è molto minore. Un altro trucco è non cercare sempre la perfezione. Molti si bloccano perché cercano quella parola difficile che non ricordano. Invece di fermarsi a tradurre, dovrebbero usare una parola più semplice che conoscono già. Hai colpito nel segno, Luca. La semplicità è la chiave per non tradurre. Se usi parole semplici, il tuo cervello non ha bisogno di cercare il ponte con la tua lingua madre. Puoi andare dritto alla meta e la conversazione continua a scorrere. Esatto, meno è meglio, come diciamo spesso. Iniziate con poco. Se riuscite a dire 3 frasi semplici senza tradurre, siete già a un livello superiore di fluidità. Non serve essere perfetti, serve essere naturali. Sono d'accordo, è una questione di ritmo. La fluidità non è parlare veloce, è parlare senza interruzioni continue. È come un rio che scorre tranquillo. Non deve essere per forza una cascata, basta che non si fermi ogni 3 metri a pensare. Bellissima questa immagine del fiume che scorre, Marta. Mi fa pensare che per parlare bene dobbiamo anche saper ascoltare e imitare. Oh, l'imitazione! È proprio così che imparano i bambini, vero? Non studiano la grammatica sui libri, ascoltano i genitori e ripetono i suoni. Non hanno una lingua da tradurre, quindi per loro tutto è diretto. Esatto. Esiste una tecnica molto famosa che si chiama shadowing, che in italiano potremmo chiamare fare l'ombra. Significa ascoltare una frase in italiano e ripeterla subito dopo, cercando di copiare non solo le parole, ma anche l'emozione e il ritmo.
è un esercizio formidabile. Quando fate lo shadowing, non avete il tempo fisico di tradurre nella vostra testa. Dovete essere veloci a ripetere quello che sentite. Il cervello è troppo occupato a imitare il suono per pensare alla traduzione. Proprio così. E sapete cosa potete usare per fare shadowing? Proprio questo episodio. Potete ascoltare una mia frase, mettere in pausa e provare a dirla esattamente come l'ho detta io, con la stessa energia. Spero che non copino anche i miei sospiri allora. Però è vero, l'intonazione è una parte fondamentale della lingua. Se impari il ritmo e la musica di una frase, la traduzione sparisce, perché quella frase diventa come una canzone. Amici, se questo consiglio vi sembra utile, ricordate di mettere un mi piace al video proprio ora. Ci aiuto a capire che queste tecniche pratiche vi interessano davvero. E se non siete ancora iscritti, fatelo. Vogliamo che facciate parte della nostra famiglia di Italiano Vero, per imparare insieme. Sì, entrate a far parte della nostra comunità. Luca, ma sai cos'è la cosa più difficile dello shadowing? È non fermarsi quando si sbaglia una parola. Bisogna continuare a scorrere, proprio come quel fiume di cui parlavamo prima. Hai ragione. Se inciampi su una parola e ti fermi a pensare «Oddio, cosa significa questa parola?», il ponte della traduzione si riattiva subito. Bisogna accettare di non capire tutto all'inizio, ma concentrarsi sul suono globale della conversazione. Esatto, è come imparare una canzone in una lingua che non conosciamo. All'inizio cantiamo solo il ritornello, poi pian piano impariamo le strofe, ma la musica ci entra in testa senza bisogno di tradurre il testo parola per parola. È un esempio perfetto. E sapete un altro trucco per evitare la traduzione? Usare le immagini mentali invece delle parole. Se sentite la parola mela, non pensate alla parola apple o manzana, ma visualizzate nella vostra mente il frutto rosso e croccante. Visualizzare le immagini. Questo è molto utile. Se io dico caffè, voi sentite il profumo del caffè appena fatto, vero? Non serve tradurre. Il profumo e l'immagine sono uguali in tutto il mondo. Mi è venuta voglia di un caffè adesso, Marta. Ma seriamente, cari amici, provate a fare questo esercizio. Associate ogni nuova parola italiana a un'immagine o a un'emozione. Vedrete che il vostro cervello inizierà a preferire la strada diretta tra l'occhio e la parola italiana. E non dimentichiamo i gesti. Gli italiani parlano con le mani perché il corpo aiuta la mente ad esprimersi senza l'intermezzo della traduzione. Se fate i gesti mentre parlate da soli, l'idea passa dal corpo alla voce, senza passare per la traduzione della mente. È un trucco magico. Verissimo, il corpo è un grande alleato della memoria. Se dico che buono e faccio il gesto tipico con il dito sulla guancia, la parola buono si fissa nel mio cervello associata al sapore, non alla traduzione. È incredibile quanto possa aiutare. È proprio così. Parlare una lingua è un'esperienza che coinvolge tutto noi stessi, orecchie, bocca, mani e cuore. Più sensi usate, meno avrete bisogno di tradurre nel silenzio della vostra mente. Provateci oggi stesso, anche solo per pochi minuti. Marta pensava a un altro momento critico in cui tutti iniziamo a tradurre. È quel silenzio terribile che si crea quando non troviamo subito la parola. Hai presente quando restiamo a bocca aperta a cercare il termine giusto? Certo che lo so. Quel silenzio è spaventoso perché ci sentiamo sotto pressione. In quel momento il cervello va nel panico e torna subito alla nostra lingua madre per salvarsi. È lì che il ponte della traduzione si riapre in un secondo. Esatto. Per evitare questo c'è un trucco da veri professionisti della lingua: le parole riemplitive. In inglese le chiamano fillers. Sono quelle paroline che non dicono nulla di importante, ma che ci servono per comprare tempo mentre il cervello cerca la parola successiva. Ah, questa è una strategia fantastica! Invece di fare o restare in silenzio, possiamo usare delle parole italiane naturali. Luca, quali sono le tue preferite? Quelle che usiamo sempre, noi italiani, senza farci caso. Beh, la più classica è proprio allora. Iniziare una frase con allora ti
ti dà quel secondo di tempo per organizzare il pensiero. Oppure dunque, o anche, senti come suonano naturali. Vero, io uso tantissimo guarda. Quando qualcuno mi fa una domanda e non so bene cosa rispondere, dico guarda, secondo me, e intanto ho già guadagnato tempo prezioso per non tradurre. È come mettere la marcia folle alla macchina mentre aspetti il semaforo verde. Bellissima questa. Un'altra che usiamo sempre è sai. Dire sai, ieri ho visto un film suona molto più fluido che iniziare direttamente con il soggetto. Aiuta a mantenere il ritmo della lingua italiana nella testa. È vero. E poi c'è la parola magica, cioè, se hai detto qualcosa e vuoi spiegarlo meglio, o se ti sei bloccato, dici cioè e ricominci con parole più semplici. Ti permette di correggerti senza fermare il flusso della conversazione. Amici, provate a usare queste paroline. Invece di tradurre well o so, usate beh e allora. Sentirete subito che la vostra conversazione diventa più italiana. Se avete delle parole preferite che usate per riempire i silenzi, scrivetecelo nei commenti. Ci piace molto scoprire come ve la cavate. Sì, commentate e diteci se conoscevate già queste paroline. E se questo episodio vi sta aiutando a sentirvi più sicuri, mettete un bel mi piace. È il vostro modo di dirci grazie Luca e Marta, continuate così. Iscriversi al canale è davvero il modo migliore per non perdere questi piccoli segreti che vi rendono fluenti. Verissimo. Un altro segreto delle parole riempitive è che ti fanno sembrare molto più bravo di quello che sei. Se usi beh o insomma, chi ti ascolta pensa subito «Oh, questo ragazzo parla proprio come un italiano». Questo ti dà molta confidenza e riduce lo stress. La fiducia è tutto. Quando non hai paura del silenzio, non hai bisogno di tradurre. Sai che puoi usare quelle paroline come scudo. Senti, vedi, diciamo che sono come dei piccoli ponti di legno che ti aiutano a superare il vuoto tra un'idea e l'altra. Senti Marta, ma c'è anche il rischio di usarne troppe. A volte sento persone che dicono cioè ogni due parole. Diventa un po' strano, no? Ah sì, è vero, a volte esageriamo. Però per uno studente è meglio usarne troppe che restare in silenzio a tradurre. Almeno la musica dell'italiano continua a suonare nelle orecchie. Con il tempo si impara a dosarle, ma all'inizio sono un aiuto prezioso. Sono d'accordo. È meglio essere un po' ripetitivi che bloccarsi completamente. Un altro trucco per non tradurre è imparare a descrivere una parola che non conosci. Se non ti viene ombrello, non tradurre umbrella nella tua testa, ma di quella cosa che usiamo per la pioggia. Oh, questa si chiama circonlocuzione. È un nome difficile per una cosa semplicissima. Significa fare il giro lungo. Se non conosci la strada diretta, prendi una stradina laterale, ma arrivi comunque a destinazione. E soprattutto ci arrivi parlando solo italiano. Esatto, è una sfida con se stessi. Come si chiama quella cosa che si usa per mangiare la zuppa? Ah, il cucchiaio. Ecco, hai fatto tutto in italiano senza tradurre spoon dal tuo dizionario mentale. È una vittoria incredibile per il tuo cervello. È proprio così che si diventa fluenti, accettando che non serve sapere tutto, ma che con quello che già sappiamo possiamo dire tantissime cose. Bisogna essere creativi e non avere paura di sembrare dei bambini che spiegano le cose in modo semplice. La semplicità è libertà. Marta, stavo riflettendo su una cosa che blocca tantissimo i nostri amici a casa, la paura della grammatica. Molti pensano, se non ricordo se devo usare il passato prossimo o l'imperfetto, meglio che mi fermo e traduco dalla mia lingua per essere sicuro. Oh, quanta hai ragione, Luca. La grammatica è spesso il muro più alto da superare. Ci sentiamo come se fossimo a scuola davanti a un professore severo, ma la verità è che nella vita reale, se sbagli un tempo verbale, la gente ti capisce lo stesso e la conversazione continua. Esatto. Se dici
Ieri io andato al mare invece di sono andato, tutti capiscono che sei stato al mare. Se ti fermi a tradurre I went per trovare la forma perfetta, rompi il ritmo e perdi la connessione con la persona che hai davanti. Vero, il segreto per non tradurre è buttarsi. Bisogna accettare di parlare un italiano imperfetto all'inizio. Più ti sforzi di parlare senza tradurre, più il tuo cervello impara a creare i collegamenti giusti. Se aspetti di essere perfetto, non parlerai mai fluentemente. È un po' come imparare a nuotare. Non puoi imparare a nuotare leggendo un libro di teoria o stando sul bordo della piscina a pensare ai movimenti. Devi entrare in acqua e iniziare a muovere le braccia, anche se all'inizio bevi un po' d'acqua. Bellissimo esempio. Bere un po' d'acqua sono i nostri errori. Ma sapete cosa succede dopo un po'? Che iniziate a stare a galla senza pensarci. Cari amici, se vi piace questo approccio senza paura, fatecelo sapere con un mi piace. Sì, mettete un like se volete che continuiamo a darvi questi consigli pratici. E se siete nuovi qui, iscrivetevi al canale. È il modo migliore per ricordarvi che l'italiano è un piacere, non un dovere. Vogliamo crescere insieme a voi e creare una grande comunità di persone che amano l'Italia. Proprio così. Luca, ma sai che c'è un altro trucco per non tradurre? È quello di immergersi completamente nella lingua, anche se vivi dall'altra parte del mondo. Oggi con internet è facilissimo. Vero, non serve prendere un aereo per Roma o Milano. Potete cambiare la lingua del vostro telefono in italiano. Pensateci, ogni volta che guardate lo schermo, leggete messaggi, impostazioni, calendario. Non traducete, agite e basta. Oh, questo è un consiglio d'oro. All'inizio sarà un po' difficile trovare le app, ma dopo 3 giorni il vostro cervello avrà memorizzato quelle parole senza averle mai tradotte. Diventano simboli, non traduzioni. Esatto. E poi guardate i video con le sottotitoli in italiano, mai nella vostra lingua. Se leggete i sottotitoli in inglese o spagnolo mentre ascoltate l'italiano, il vostro cervello continua a fare il ponte della traduzione e non impara mai a pensare direttamente. È vero. Se invece leggi in italiano quello che senti in italiano, rinforzi il collegamento. È una sfida, lo so, ma è la strada più veloce per la fluidità. È come togliere le rotelle alla bicicletta. All'inizio barcollate un po', ma poi che velocità! E non dimenticate la musica. Se cantate le canzoni italiane, aiuta tantissimo. La melodia trascina le parole e non hai il tempo di pensare al significato di ogni singolo termine. Le parole escono e basta, seguendo il ritmo. Vero, la musica è un'alleata incredibile. Cari amici, provate a fare queste piccole cose ogni giorno. Scegliete una canzone, cambiate la lingua del cellulare o guardate un breve video. Sentirete che la vostra mente diventerà sempre più italiana e la traduzione diventerà un vecchio ricordo. Marta, abbiamo detto tantissime cose utili, ma credo che il segreto finale sia proprio la pazienza con se stessi. Non si smette di tradurre in un giorno solo. È un percorso fatto di piccoli passi quotidiani. Oh, sottoscrivo ogni parola. La pazienza è la virtù dei forti, specialmente quando si impara una lingua bella come l'italiano. Non dovete arrabbiarvi se stasera vi ritroverete ancora a tradurre una frase. È normale. Il vostro cervello sta solo cercando di proteggervi. Esatto. Trattate il vostro cervello con gentilezza. Ringraziatelo perché sta cercando di aiutarvi, ma ditegli: «Ehi, oggi voglio provare a fare da solo, senza tradurre». Provate a concludere la vostra giornata pensando a 3 cose che avete fatto, ma fatelo solo in italiano. Ho lavorato, ho mangiato la pasta, ho ascoltato italiano vero. Ho ascoltato italiano vero deve essere la prima della lista. Cari amici, se questo episodio vi è piaciuto e vi ha dato la carica, dimostratecelo. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdere i prossimi consigli. Sì, la vostra iscrizione è il motore che ci permette di andare avanti e di migliorare sempre di più.
e mettete un mi piace per farci capire che questo formato di dialogo lungo vi piace. È molto importante per noi sapere cosa ne pensate. È vero, i vostri commenti sono preziosi. Scriveteci se dopo questo video vi sentite un po' più pronti a buttarvi nella conversazione senza paura. Noi siamo qui per fare il tifo per voi, sempre. Proprio così. Ricordate, l'italiano non è solo un insieme di regole, è un'emozione. Quando smettete di tradurre, iniziate finalmente a sentire quell'emozione. Iniziate a vivere la lingua invece di studiarla e basta. Che belle parole, Luca. È la verità. Parlare fluentemente significa essere liberi di esprimere chi siamo in un'altra lingua. Non importa se usate parole semplici o se fate qualche errore. Quello che conta è che siete voi, autentici e senza filtri. È un traguardo bellissimo da raggiungere e noi saremo qui, episodio dopo episodio, per accompagnarvi. Grazie di cuore per aver passato questi 30 minuti con noi. Siete stati degli ascoltatori fantastici. Davvero fantastici. Grazie per la vostra attenzione e per il vostro tempo. Ora tocca a voi. Uscite di casa o restate sul divano, ma iniziate a pensare in italiano. Un abbraccio grande a tutti e alla prossima! Ciao a tutti e buon italiano. Ci sentiamo presto. A presto! Ciao ciao!